Ho cominciato a lavorare nel cinema intorno al 1981-82, subito dopo essermi laureato in architettura. Entrai in una cooperativa che già esisteva da una decina d'anni, insieme a persone come Tornatore, Gianfranco Cabiddu, Sergio Gianfalla e altri. Il primo lavoro importante che abbiamo fatto è stato nel 1983 la produzione del film 100 giorni a Palermo. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 realizzai diversi documentari e anche alcuni cortometraggi, tra cui ce ne sono alcuni a cui sono particolarmente legato. Per esempio, tra i documentari ricordo con molto piacere Paesaggio con figura, che in realtà era la biografia di uno scienziato madonita, cioè una zona montuosa in provincia di Palermo. A partire dalla metà fine anni 90 mi dedicai quasi esclusivamente alla produzione del mio primo film, che fu finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e che realizzai nel 2001. Il Buma si intitola il film, una storia in cui sono coinvolti italiani, ebrei e arabi, e che è ambientata interamente in Egitto, anche se girato in parte a Palermo e solo in parte ad Alessandria d'Egitto. Racconta una storia che mescola elementi diversi dell'ambito mediterraneo, e questo e in qualche modo è sempre stato un aspetto che a me interessava. Mi ha sempre interessato la mescolanza e il rapporto che si può creare tra culture, popolazioni, idee diverse, che non necessariamente si scontrano, ma che in qualche modo possano trovare un punto di contatto, un punto di congiunzione. In questo senso il primo festival che ho organizzato è partito nel 1998 ed è durato poi per 8 edizioni fino al 2007, e si è occupato proprio di culture diverse. Nella prima edizione, per esempio, abbiamo realizzato una monografia di film diretti e prodotti dagli indiani d'America, dai nativi americani. Ciò in seguito mi ha portato a essere nominato direttore artistico per 3 edizioni, 2009, 2010 e 2011, del festival tuttora esistente Sole Luna, che si è sempre occupato proprio di questo dialogo tra culture. Tra il 2008 e il 2010, grosso modo, ho realizzato un documentario che mi stava molto a cuore, che era una storia personale, di famiglia, e al contempo è una storia di un certo cinema siciliano, quello che si faceva in Sicilia intorno agli anni 40 e 50, che si intitola Matar es mi destino. Parte dalla storia di un film, l'ultimo di un regista siciliano palermitano che si chiamava Pino Mercanti, per andare un po' a ritroso nel tempo a scoprire la sua peraltro vasta filmografia. Matar es mi destino è stato un po' la mia opera più significativa, proprio perché univa al racconto documentario e biografico univa un discorso sul cinema e in particolare sul cinema realizzato da un regista che faceva sia film a soggetto, molti, 22, che occasionalmente documentari. D'altra parte che cinema documentario e cinema di finzione si intersechino e siano in qualche modo la stessa cosa ce lo insegnò Flaherty con i suoi film, Nanook e L'uomo di Aran in particolare, che erano delle ricostruzioni, però delle ricostruzioni messe in scena avendo come attori i personaggi reali che vivevano quelle situazioni. La mia particolare affezione per Flaherty è anche il motivo per cui io poi, quando ho realizzato il festival di cui parlavo prima, tra il 98 e il 2007, l'ho chiamato proprio Nanook Film Fest. Era sì un omaggio a Flaherty, ma era anche un omaggio a un modo di pensare il cinema.